Ragazzi, buongiorno, 13° giorno e siamo arrivati oggi, che bello, a ricaricare in toto la batteria completamente, ragazzi, carica. In questo momento ho un bassissimo assorbimento e in effetti guarda, 25, 6 e poi l'acqua calda. Sto approfittando che c'è davvero un bel sole e infatti mi sta andando a 2, 3 e va a aumentare. Abbiamo avuto un picco di 3 e 7 circa un 10 minuti fa e niente, ti voglio far vedere la batteria. Qui carica batteria 30 ampere. Ok, qui è i kilowatt in produzione, perciò e questa è la batteria 56, ragazzi, top, batteria completamente carica. Perciò, come dicevano tanti, non arriverai mai a ricaricare al massimo la tua batteria. Non è vero, o meglio, tutto sta dalle giornate. Ragazzi, con una buona giornata e un utilizzo intelligente dei carichi, ok, dell'appartamento, di quello, io riesco quasi sempre ad arrivare almeno al 90% di batteria e l'indomani risvegliarmi, non lo so, con un 80, 75, ma neanche, perché poi la notte i consumi sono bassi. Comunque, ragazzi, si può fare. Calcolando che stallo, perché manca ancora l'altro, questo, con gli altri pannelli, posso dirvi che sono pienamente soddisfatto. Volevo montare questo per farmi calcolare i kilowattora quotidiani dalla 230 volt, però non ho spazio, lì non mi va, devo mettere un'altra cassettina qui, modificare un po' l'impianto e mettere questo qui. Questo è davvero interessante, ragazzi, come prodotto. Funziona da 2,50 a 4,50 e può misurare massimo 100 ampere e massimo 45.000 watt a voglia. E poi qui c'hai i pin, guardali, qui c'è il foro dove devi far passare il cavo dentro, c'è l'amperometrico, ok? Perché da 2 prende il voltaggio e da qui prende l'amperaggio. Comunque questo, ragazzi, vedi, è molto completo, dai watt, kilowattora, il voltaggio, gli hertz, gli ampere, la frequenza, tutto, ragazzi, tutto. E ne vorrei mettere un altro poi per la gestione dell'auto elettrica, cioè mettere una cassetta qui, ok, dove ho qui tutte le mie utenze, che sia un appartamento più garage più l'altro impianto che ho, e poi un altro accanto che mi dice i consumi dell'auto elettrica, ok? Però non è smart e questo un po' mi fa desistere di utilizzarlo. Però, ragazzi, è anche vero che io dal momento in cui arrivo qui e guardo, io qui mi ritrovo i kilowatt resettabili, qui sono resettabili e ho una visione di tutto, del voltaggio, dell'amperaggio. È vero però che se non sono qui non posso saperlo, perché non è smart. Peccato, fosse stato smart era eccezionale. Comunque cercherò di trovarne uno anche smart, però simile a questo, perché già mi va più che bene, e ve lo metterò sotto insieme a questo in descrizione. Ragazzi, da Fox è tutto, vi ringrazio per la visione, andiamo a vedere come siamo. Ok, stiamo salendo 2,86, considera che ho un bassissimo carico, perciò l'inverter cosa fa? Limita la potenza in entrata dei pannelli. Se io andassi ad accendere un altro carico, per esempio altri 1200 watt,
lui darebbe il via libera a tutta la potenza proveniente dai pannelli. Perché ragazzi in questo momento, guarda qui, sono totalmente illuminati, sono perfettamente tutti illuminati, vedi? Tutti e 10 illuminati, perciò dovrebbero dare almeno 3 kW sempre, ma non lo fanno perché? Perché l'inverter è intelligente e utilizza solo quello che serve, vedi? 2 kW e 6 sale e scende, però non va oltre i 3 ragazzi. Se io andassi ad accendere qualcosa grossa, lui volerebbe e andrebbe a dare energia per quanto ne serve. Ragazzi, per questo video è tutto, ti ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo, ciao belli, e al prossimo video, anzi aspetta un attimo, ti faccio vedere le ultime modifiche. Bam bam, ecco qui, perciò ragazzi, staffa, ok, di sostegno, guardala, in acciaio, murata con tasselloni, perfetto, idem anche da questo lato, vedi? E anche in quella piccola. Ragazzi, questa piccola ne devo fare un altro che mi congiunge questa parte del telaio della struttura, questa con il muro, ok? E da quel lato l'altra. Qui ho l'altra. Questa ragazzi saldata, tagliata, lavorato tutto da me. Sono bullonati e saldati, ok, alla struttura originale. Ragazzi non si muove, non si muove, non si muove. Ottimo lavoro. Vado a mettere le catene di sicurezza, ok? Una, ok, prendiamo la seconda, ok. Andiamola ad agganciare, perfetto, e ora sono rimasto giustamente bloccato, ma scavalchiamo le catene e qui c'è il piccolo, questo solo produce circa 620 watt, questo invece da 10 ne produce, questo è quello grande. E ragazzi, per il momento qui nessuna modifica. Qui siamo sempre sullo standard, una seconda batteria in questo momento con questo bellissimo sole. Guardate ragazzi che sole stupendo. Passaggio del cavo, ok, pulizia fatta. Lì abbiamo un altro polo negativo che è quello della seconda stringa. Qui abbiamo il tubo che porta il segnale del fine corsa lì. Qui abbiamo il sensore luminoso, qui abbiamo il positivo della seconda stringa che poi andrà messa lì in fondo, ok, tutti i pannelli connessi ragazzi in serie. Qui ho messo cavo di messa a terra, passato anche sulla seconda struttura ed l'ho già messo anche in questa, sì, l'ho già messo anche questa collegata con la messa a terra, eccola lì. Ta-ta! Il mio conta kilowattora per la linea pannelli solari fotovoltaici. Questo è il mio quadro di campo, questa è la stringa 1 che in questo momento sono le ore 8:40, perciò ancora il sole non è abbastanza presente, ma comunque sia già ha prodotto 0,018 kWh. In questo momento 209 volt con 1,4 ampere. Aspettiamo di vedere il picco quotidiano, però ragazzi oggi è una giornata nuvolosissima. Vi ricordo sempre che questi test vengono fatti in inverno, ok? Perciò è normale che i dati siano un po'
più bassi, ma nonostante tutto ci difendiamo alla grande. Questo è l'inverter, 206 volt, 1 ampere, vedi, combaciano, 295 watt di produzione in questo momento. Allora ragazzi, questo gingillo tecnologico è molto interessante. Questa è la centralina che mi permetterà di appunto contare i kilowattora giornalieri, tra parentesi, perché non è smart i pannelli solari fotovoltaici. Non è stato semplice trovare questo prodotto, perché in commercio esistono tanti conta kilowattora per la corrente alternata, per la corrente continua non è semplice trovarli, ancora di più per i voltaggi, perché ragazzi qua si parla di 300 volt e passa. Quando sono tutti illuminati i pannelli superiamo abbondantemente i 300 volt e non tutti e non tanti controller e misuratori arrivano a queste tensioni. Spero che non prenda fuoco niente, spero che non incendiamo niente, che non scoppia niente. Siamo comunque già a 200 volt e tutto va benissimo. Il controller ha anche un funzionamento perché allora lui nasce per la carica, scarica, mantenimento e tenere sotto controllo le batterie. Infatti qui vedi, ti dà il simbolo della batteria. Ha una porta di relè per la carica, una porta relè per la scarica. Questo ti permetterebbe di mantenere come una BMS, però non fa il bilanciamento delle celle, giustamente. Questo arrivando a 8 volt, perché lo puoi programmare dal display, ti attaccherebbe il relè del carico o dello scarico di quella batteria, mantenendola sempre su valori ottimali. Vi lascio sotto in descrizione il link del prodotto con lo sconticino riservato. Ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti al canale fatelo, vi aspetto anche nei prossimi video. Intanto i kilowattora piano piano iniziano a crescere e qui abbiamo 294 watt, avevamo prima, con una produzione attuale di 0,32 kWh da quando l'impianto si è avviato. Stiamo salendo col voltaggio, però è sceso l'amperaggio, la corrente. Qui ha 1, 2, 3 tasti selezione, ragazzi, sul lato. Può funzionare sia senza fili che con filo connesso direttamente alla centralina. Per funzionare senza fili deve essere connesso a un power bank, giustamente, per avere l'alimentazione. Per invece collegarlo alla centralina, questa prende sia alimentazione che segnale. Da oggi ragazzi ufficialmente potremo sapere quotidianamente quanti kilowattora ha prodotto il fotovoltaico. Questo perché? Perché questi inverter, ottimi prodotti, davvero fatti bene, davvero resistenti, però ragazzi hanno una falla. La falla è quella che non ti contano i kilowattora. Posso ufficialmente dirvi quanti kilowattora producono direttamente i pannelli. Sono le ore 10 e siamo arrivati a 2,69 kilowattora. Considerando che questi pannelli sono in ombra,
che nello stesso tempo sto effettuando ancora lavori. Eccola qui, questa ragazzi è la seconda struttura. Vedi, ho dovuto mettere le protezioni sui pannelli, perciò qui non produce nulla, lì è tutto in ombra. Perciò ragazzi, la stima di oggi sarà sì una stima approssimativa, ma le vere stime arriveranno nei prossimi giorni. Però sono felice che da oggi posso sapere ufficialmente, dopo una ventina di giorni, che l'impianto comunque funziona, produce, quanti kilowattora i miei pannelli svilupperanno. Vi dico anche che in questi ultimi giorni, causa tempo, ho dovuto allacciare il contatore. Perché? Perché non volevo far scaricare troppo la batteria. Sono arrivato a percentuali anche del 50-45%. Per ovviare a questo ho dato qualche ora di contatore per mantenere la batteria ad un livello accettabile e anche per ricaricare l'acqua calda quando non c'era. Perciò ragazzi, causa maltempo, il mio total off grid non è così total off grid, ma ragazzi arriveranno gli altri pannelli a sostenere e a dare potenza a tutto l'impianto. E allora, se vogliamo fare una stima su una ventina di giorni ad oggi che l'impianto è in funzione, ho potuto tenere acceso Enel forse un giorno e mezzo, ok? Un giorno e mezzo su una ventina. Ho anche il foglio scritto con i kilowattora, cambio della bolletta, perché ragazzi io vi ricordo che le mie bollette, le mie ultime 2 bollette, gli ultimi 4 mesi, uso normale, eravamo intorno alle 600 euro ogni bimestre ragazzi. Perciò andremo a vedere ufficialmente anche quanto arriverà tra qualche mesetto la bolletta del fornitore elettrico. Io mi aspetto ragazzi una bolletta decimata, cioè se prima era 600 non più di 100 euro, ecco. Non più di, per come stanno proseguendo le cose ad oggi, ok, che su 20 giorni, un giorno e mezzo circa ho dovuto allacciare alla rete, i consumi sono 10 volte minori ragazzi. Perciò la bolletta deve essere molto molto più bassa. È vero che vogliono pagati le tariffe e i costi obbligatori, vediamo a quanto ammonteranno. Vediamo a quanto ammonteranno e poi valuteremo se trovare un'altra offerta con tariffe fisse e quelle diciamo obbligate molto più basse. Però per il momento ragazzi continuiamo. Allora sto andando a fare la struttura, eccola qui. Questa è la struttura, la base, perché ragazzi qui andranno i 5 pannelli coricati a terra, ok, con inclinazione di circa 5 gradi. Questi mi serviranno come supporto a quelli già montati. Diciamo che hanno una doppia funzione. Questo va bene in estate, ma va bene tra parentesi anche in inverno, perché come vedi questa zona è un rettangolo sempre e fortemente illuminato. Qui ancora c'è ombra, piena ombra. Questo sta a significare che fino alle ore 10 qui questo pannello sarà spento e gli altri andranno avanti a funzionare. Arriveranno grandi novità ragazzi sul canale, sto aspettando qualche altro componente molto interessante per i pannelli, lo vedrete presto. E niente ragazzi, per questo video aggiornamento è tutto. Fammi sapere sotto se ti piace il progetto. So di tanti di voi che stanno prendendo molto seriamente il mio lavoro e io vi ringrazio tutti, lo stanno valutando in maniera positiva, grazie a tutti. So anche che ci sono tanti, non so se definirli invidiosi, non so se definirli lamentoni, non lo so come definirli ragazzi, che trovano sempre una sciocchezzuola per ridire
o per insultare sia me come youtuber o me come persona, peggio ancora, o come lavoro, come progetto. Non per vantarmi ragazzi, ma un progetto simile non tutti riescono a farlo. Guarda qui, e io lo so benissimo, e ancora è da finire con la linea questa secondaria. Questa linea ragazzi andrà montata sul secondo inverter, che già ho pronti anche la cavetteria, ho pronto tutto, basta sfilare da sotto i cavi, farla arrivare polo positivo di lì, polo negativo di lì, e tutti in serie vanno direttamente dentro nella casetta con l'inverter. Ora ragazzi devo fare la saldatura in questo pezzo d'acciaio così da farli diventare un tutt'uno, tutto ovviamente saldato ragazzi a MIG. Vi ricordo sempre questa saldatrice è un'ottima saldatrice, trovate la recensione sul mio canale e con anche il link con lo sconto. Per questa saldatrice, per chi è interessato a questa tecnologia delle saldatrici a inverter, vi posso dire che siccome mi è finita la bobina qui da me in zona, non ho trovato quella tipologia di filo per la saldatrice a filo continuo, ho trovato un filo non animato, ecco, anima non anima. Non animato, ragazzi, volete sapere che questo non animato mi fa saldature molto più pulite, in più saldature molto più forti, proprio si sente a orecchio e anche ad occhi, si vede che è una saldatura tutt'altra cosa grazie a questo nuovo filo, perciò fate sempre attenzione al filo. Poi per il resto ragazzi niente, andiamo a vedere i kilowattora. Vi porto di nuovo nel comparto tecnico, andiamo a vedere. Qui abbiamo sempre i motori, abbiamo le catene 2.86. allora questo display è un display carino, è una centralina carina, però ragazzi la cosa che non mi va bene, non mi piace, è che forse non si può resettare i kilowattora. Ora ho chiesto direttamente al venditore se mi fa sapere se è possibile resettarlo, così io eventualmente giornalmente la mattina lo resetto, così da vedere in diretta quanti effettivamente kilowattora ho prodotto. Oggi comunque è il primo giorno di uso, sta producendo 300 volt 4.3 ampere, eccolo qui, 4 ampere, 1259 watt. Ragazzi siamo ancora molto bassi, perché avete visto c'è ombra nei laterali, c'è ombra anche nei pannelli centrali dove sto lavorando, perciò è normalissimo che ci siano queste basse produzioni. Ore 10:50, in questo momento 1646. Ho tolto i pannelli dall'ombra perché ho finito la saldatura, sono rimasti gli angoli ancora in ombra. Ore 11:27, siamo arrivati a 4.70 kWh. In questo momento la produzione è salita a 2957 watt, ancora una parte dei pannelli è in ombra. Ragazzi, eccoci qui, sono le ore 16:40. Scopriamo intanto, il sole ovviamente sta iniziando a scendere, produce 46 watt. Ho già, vi dico in anticipo, riempito tutta l'acqua calda, perciò 80 litri di boiler hanno già fatto il loro lavoro, consumando 4 kWh di energia. Ora scopriamo insieme da stamattina ad ora, che comunque un altro pochino produrranno, anche se ormai il sole è andato, però qualcosina da qui a un'altra oretta credo che ci potrà anche stare.
Andiamo, 3, 2, 1, boom, boom, ragazzi, eccoci qui, produzione giornaliera da stamattina ad ora 13,66 kWh. Ora andiamo a verificare anche lo stato di carica della batteria. So che non è al 100%, ma sarà all'80%. Comunque ora andiamo a verificare e poi tiriamo le somme della giornata, considerando comunque che sono sempre 10 pannelli da 360 watt, che siamo in inverno con nuvole molto presenti, però comunque può andare bene. Andiamo a guardate che sono bravi, si sono riposizionati a terra, il sole è andato e loro hanno finito la loro giornata lavorativa. Che bravi miei ragazzi, che bravi, oggi avete fatto davvero i bravi, e più avanti andiamo meglio sarà, ragazzi, perché le giornate si allungheranno e saranno sempre più soleggiate. Perciò se oggi una giornata d'inverno, ok, i miei 10 pannelli mi hanno prodotto quasi 14 kWh, considerando che io con questi 14 kWh cosa ho fatto? Ho alimentato le mie utenze, ho ricaricato il serbatoio dell'acqua calda elettrico, che solo lui 4 kWh misurati, certificati, e il restante parte è andata nel pacco batterie, considerando anche che l'impianto deve ancora continuare. Lì, ragazzi, ci andranno gli altri pannelli e niente, diciamo che sono davvero soddisfatto. Postazione tablet, andiamo a vedere i risultati della giornata. Via. E allora qui c'è 1 e 2. Allora la batteria, ragazzi miei, è al 92%, perciò posso ritenermi molto soddisfatto di questa giornata. Guarda, 92%, 6 cicli, ragazzi. Oggi ho fatto l'ultimo ciclo, 6 cicli, erano 5, era la batteria al 50%, me l'ha ricaricata al 92%. Ottimo, ragazzi, ottimo. Batteria perfettamente carica. Andiamo ad analizzare anche il bilanciamento. Come vedi, differenza volt 0,06. Sta ancora lavorando il bilanciatore attivo. Qui sono le celle 3,33, 3,33, 3,33, 3,33. Ragazzi, la perfezione. C'è un errore di... cioè, niente, non c'è errore, dai. Non consideriamolo perché è davvero ininfluente, Eccolo qui. Bene, un'altra giornata all'insegna del risparmio energetico. Sì, ragazzi, sì, autosufficienza energetica. Continua a seguirmi, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Ciao ragazzi, al prossimo video.